Le auto di oggi sono tutte uguali. I SUV sono inutili e le auto di una volta erano molto più pratiche. Luoghi comuni ovviamente che Ford con la nuova Puma vuole smontare uno a uno. Prima di tutto perché il design, che come tutte le cose può piacere o meno, comunque è molto personale e si distingue dalla massa. E secondo perché se esistesse un premio per le soluzioni pratiche e furbe, questa macchina probabilmente lo vincerebbe con distacco. Sulla nuova Puma, di preciso nel Mega Box, ci potete lavare il cane, per esempio. Ecco, magari non un alano, però fino alla taglia media non ci sono problemi. Oppure potete metterci gli scarponi da sci e poi lavare il tutto con la canna dell'acqua. Potete anche caricare una pianta in verticale, oppure una sacca di mazze da golf, sempre in verticale. Per non dire dei sedili con i rivestimenti rimovibili. Sì, basta aprire una cerniera e il rivestimento si può comodamente smontare e poi lavare. E se vi state chiedendo a cosa serva questa cosa, è perché non avete avuto, non ancora almeno, un bambino che soffre la macchina. E qui mi fermo. Scusate l'inizio un po' insolito, ma davvero in un mondo in cui sembra che tutte le macchine, tutti i prodotti siano uno uguale all'altro, Ford dimostra invece che di margine per l'inventiva c'è ancora. Ovviamente le idee bisogna averle. Più tardi tornerò ancora sul bagagliaio, adesso però è il momento delle sensazioni di guida. Prima di tutto, se si parla di guida, dato l'uso di un'auto come questa, non si può non partire dal comfort. La Puma, e viene chiarirlo subito, non è la più morbida di assetto in assoluto. Ciò non significa affatto che questa sia un'auto rigida, però le sconnessioni, soprattutto quelle più secche, qui si fanno sentire più che su Captur e 2008, Kamiq e T-Cross. Ma se questa è una scelta voluta e che personalmente gradisco, non mi ha convinto del tutto l'insonorizzazione, specialmente quella del motore in accelerazione e quella del rotolamento dei pneumatici. Detto del comfort, chi guida per la prima volta una Ford, qualsiasi Ford, anche la più insospettabile delle city car, non può non rimanere sorpreso dal piacere di guida, in particolare dalla risposta dello sterzo e dell'assetto. E la nuova Puma? E la Puma conferma la regola. Sarà che le auto della concorrenza, direi praticamente tutte, hanno assetti volutamente morbidi, l'agilità fra le curve è andata davvero oltre le mie aspettative. Lo sterzo è rapido a inserire l'auto in curva e le sospensioni assecondano alla grande questa reattività, limitando il rollio a dovere. Il tutto mentre il motore da 125 cavalli, 1000 turbo 3 cilindri e EcoBoost, fa il suo dovere alla grande, aiutato dal mild hybrid. In pratica, il generatore starter, che si appoggia a una rete elettrica a 48 volt, recupera energia in decelerazione e frenata, l'accumula in una batteria dedicata e la restituisce in fase di accelerazione. Il vantaggio di questo sistema è duplice. Da un lato riduce consumi ed emissioni, dall'altro aumenta l'elasticità ai bassi regimi. Sempre a proposito di motore, la Puma offre un mild hybrid con rete a 48 volt. Nell'uso di tutti i giorni, il contributo della parte elettrica è evidente quando ci si sta per fermare e il 1000 benzina viene spento, ma servofreno e servosterzo rimangono attivi. Meno evidente l'apporto in accelerazione. Per apprezzare fino in fondo il contributo che l'elettrico dà al benzina, si dovrebbe provare una Puma senza questo sistema. O possibilità che non ho avuto visto che le auto disponibili per il test drive erano appunto soltanto mild hybrid. Detto ciò, l'elasticità e la fluidità di risposta di cui vi ho parlato prima sono una testimonianza indiretta dell'efficacia del mild hybrid. Un altro aspetto molto interessante fra i B-SUV di ultimissima generazione è che la Puma è una delle più compatte, 4,19 m di lunghezza. La nuova del 2008 per esempio è arrivata a 4,30 m, la Captur a 4,23 m e quindi solo la Volkswagen T-Cross è sensibilmente più corta, 4,11 m. E se vi state chiedendo perché vi stia parlando di dimensioni, la risposta è che per auto come queste che vengono usate prevalentemente in città, anche pochi centimetri di differenza possono farsi sentire parecchio, soprattutto la sera quando si torna a casa dal lavoro e si vuole andare a casa il più presto possibile. E poi c'è il bagagliaio, di cui vi ho già parlato, ma di cui non vi ho ancora detto la capacità con 5 persone a bordo.
Beh, 456 litri, compreso ovviamente il Megabox. Un numero che fa della Puma la più generosa del segmento. Seconda è la Volkswagen T-Cross con 455. Seguono poi Peugeot 2008 con 434 e la Skoda Kamiq con 400. Discorso a parte per la Renault Captur, che in questo ambito si gioca la sua carta vincente, il divano scorrevole. Una volta che questo è in posizione avanzata, e rimane comunque spazio per i bambini, la capacità tocca addirittura i 536 litri. Ecco, a voler essere pignoli, alla Puma manca proprio solo il divano scorrevole, se si parla di praticità. Quanto agli interni, spicca subito la strumentazione digitale davanti agli occhi che si può personalizzare cambiando la modalità di guida con un pulsante nel tunnel centrale. Spicca anche lo schermo del sistema di infotainment da 8 pollici che emerge al centro della plancia. Ecco, se però penso alle nuovissime Renault Captur e soprattutto Peugeot 2008, l'atmosfera all'interno della Puma è un filo meno tecnologica, un filo meno 2 o 3 o 4.0 come preferite. Non è detto per forza che questo sia un limite, anzi qualcuno potrebbe sentirsi più rassicurato in un abitacolo come questo piuttosto che in uno spinto tantissimo nella direzione appunto del tech. Per quello che riguarda invece la qualità dei materiali siamo nella media del segmento, nel senso che i rivestimenti nella parte superiore della plancia sono abbastanza morbidi, invece se si va già in queste zone o sui pannelli porta diventano decisamente più rigidi, ma nulla di molto diverso rispetto a quello che succede appunto con la concorrenza. Quanto all'abitabilità posteriore, qui sì che i centimetri meno rispetto alle rivali più dirette e recenti si fanno sentire, nel senso che io sono alto 1,80 m, i sedili anteriori sono regolati sulla mia posizione e di spazio ce n'è, io ci sto, però è anche vero che le ginocchia sono praticamente contro lo schienale del sedile anteriore e al di sopra della mia testa prima del tetto ci sono soltanto spazio per 1-2 dita. Tutto ciò per dire che se si cerca il B-SUV più spazioso in assoluto, questa non è la scelta ideale. In ogni caso le esigenze di una famiglia sono soddisfatte perché i bambini e anche i ragazzini qua dietro ci stanno senza problemi e soprattutto la Puma si rifà per quello che riguarda il bagagliaio. Per quello che riguarda la sicurezza non posso non iniziare dalle 5 stelle EuroNCAP. Frutto fra le altre cose dei 94 punti su 100 nella protezione degli adulti e degli 84 su 100 per i bambini. Quanto alla dotazione di sistemi di assistenza alla guida, spiccano il riconoscimento dei segnali stradali, la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti e il sistema di mantenimento automatico della corsia. Dispositivi di serie su tutte le versioni. Capitolo prezzi. Si parte dai 22.750 euro della 1000 in allestimento Titanium. Costa invece 2.000 euro in più l'allestimento Titanium X e altri 1.000 euro sono invece richiesti per il top di gamma, quindi l'S-Line X. Per quello che riguarda invece la versione ibrida si devono aggiungere ai 22.750 euro di prima 500 euro. Se invece volete il top di gamma, quindi la 1000 da 155 cavalli, sono richiesti 27.500 euro e l'unico allestimento disponibile è l'S-Line X. Quanto alla dotazione di serie, già la Titanium abbonda di voci comprese nel prezzo. Tra le altre cose cerchi in lega da 17 pollici, specchietti elettrici riscaldabili, sedili anteriori con funzione massaggio, ricarica wireless per lo smartphone e poi ancora clima manuale, pacchetto 4Pass Connect, sistema keyless, sensori di parcheggio posteriori e infotainment Sync 3 con display da 8 pollici, Apple CarPlay e Android Auto. La Titanium X aggiunge cerchi in lega da 18, i rivestimenti interni smontabili e lavabili, il clima automatico e l'impianto audio B&O. Il top di gamma ST-Line X comprende interni in pelle parziale, strumentazione digitale con display da 12,3 pollici, assetto sportivo e altri accessori estetici.